Volete anche voi delle belle piante di pomodoro che fanno parecchi fiori? Bei frutti grandi, rossi, saporiti, piante rigogliose e che non si ammalano? Vi dico subito qual è il segreto del contadino, ragazzi. Eccolo qua. È la cenere. La cenere nel pomodoro la potete utilizzare in due modi e adesso vediamo tutto, sia come concimazione nel terreno che come trattamento fogliare. Ci si soffia sopra la cenere sulle piante di pomodoro. Uno spettacolo. Quello che ci serve è appunto della cenere di legna, mi raccomando, di legna. Per concimarci la pianta si usa la cenere tal quale. Poi, quando dobbiamo farci il trattamento, ci servirà un passino come questo per passare la cenere, si tolgono le impurità. Trovate qui nel box informazioni il link di questi attrezzetti qua e anche in alto vi sta passando, oppure lo trovate nelle agricole. E poi vi serve il soffietto per lo zolfo. Questo attrezzetto qua che costa 20 euro, vi sto di nuovo mettendo il link nel box informazioni e lo vedete anche passare in alto, perché questo, ragazzi, guardate qua, questo è uno spettacolo, è un toccasana. Perché dare la cenere al pomodoro? Perché contiene tre elementi essenziali che il pomodoro ama. Il primo, il calcio. Che cosa fa il calcio? Ci aiuta a preservare il marciume apicale, ossia quando il frutto tende nel suo sedere a diventare nero, soprattutto nei pomodori oblunghi come il San Marzano. Poi abbiamo il fosforo aumenta l'allegagione dei pomodori e la sua fioritura. Ecco, avremo dei pomodori che fioriscono molto abbondantemente, allegheranno e quindi il raccolto sarà sicuramente maggiore. Poi abbiamo il potassio, essenziale per la pianta del pomodoro. Il potassio migliora la colorazione e il profumo e il gusto del frutto, uno spettacolo. In più di azoto non ce ne ha per niente, quindi non abbiamo nessun rischio di fare un bosco con la concimazione con la cenere, perché l'azoto farebbe crescere troppo la pianta. E allora vediamo subito quello che c'è da fare. Una volta che avete fatto le vostre buche dei pomodori e sul fondo ci avete messo il vostro concime, mi auguro un ottimo organico, prendiamo la nostra piantina di pomodoro e la tiriamo su, apriamo un po' così il pane radicale, in modo che sta bella seduta con le radici aperte. Poi che facciamo? La dose è questa, ragazzi, una manciata all'interno della buca. Poi prendiamo un'altra manciata di terra, anche un paio, e ricopriamo leggermente la cenere che abbiamo messo sul fondo. A questo punto mettiamo la nostra piantina ed accostiamo la terra. Questa è la dose, ragazzi, una manciata per ogni piantina, non vi potete sbagliare. Cenere per trattare la pianta, ragazzi, è eccezionale perché ci difende da moltissimi attacchi degli insetti sulla pianta del pomodoro. La prima cosa a cui posso pensare è l'attacco della cimice. Una bella trattata con la cenere sulla pianta, la cimice che si avvicina per andare a succhiare la pianta del pomodoro piuttosto che depositare le uova, inizierà a imbrattarsi con le zampe e le antenne di questa cenere e, siccome ha anche un apparato respiratorio intorno al torace, disdegnerà la visita delle piante e cercherà altre piante. Anche gli afidi o la tuta assoluta saranno tenuti lontani da questa cenere se è presente sulla pianta. Chiaramente la cenere è molto soffice, è volatile, va via con l'acqua, con la pioggia e quindi quando se ne va dovrete ritrattare. Siccome però è un prodotto biologico, è uno scarto che diventa una risorsa, non c'è nessun problema, trattiamo tranquillamente. Per quanto riguarda il trattamento fogliare potete iniziare già da quando le piantine sono piccole, dopo 10 giorni il trapianto. Il trattamento è semplice, basta soffiare la cenere sui pomodori. Questo trattamento lo potete ripetere ogni 15-20 giorni. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, prodotti naturali e biologici per far sì che i nostri ortaggi arrivano sulla tavola sempre buoni e genuini. Mi raccomando, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, vi voglio bene. Ciao ragazzi, ciao.